Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questi due nuovi prodotti Sequer, il Flight Controller H743V2 e gli ESC Bluesona 2. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. Questi due prodotti possono essere acquistati separatamente, tuttavia se avete necessità di uno stack il mio consiglio è di acquistarli entrambi. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione del Flight Controller. Abbiamo il Flight Controller, alcuni gomini antivibrazione, dei cavetti per i collegamenti e una cosa un po' inusuale, abbiamo anche un buzzer statico. Passiamo all'analisi del Flight Controller. La prima cosa che possiamo notare è che sono presenti sia fuori 20x20 che 30x30. Questa soluzione rende la scheda piuttosto versatile e potremo usarla in diverse tipologie di build. Come possiamo notare il PCB è forato, quindi se scegliamo di usare questa scheda come 20x20 è possibile rimuovere queste parti per rendere la build più compatta. Il processore di questa scheda è un H743, uno dei più performanti che possiamo trovare su un Flight Controller. Il giroscopio è un ICM 42688P, ormai presente nella maggior parte delle FC e che sta via via sostituendo l'M+6000. In questo punto possiamo notare il barometro BMP 280, che torna utile se abbiniamo queste FC a un setup long range. Qui abbiamo un chip di memoria da 16 MB in modo da registrare il log della black box per il tuning avanzato. La scheda Sequer H743V2 dispone anche di un chip dell'USD per sistema analogico. Vi ricordo invece che per sistema digitale questo chip non serve, in quanto si utilizza il collegamento via UART. E a proposito di UART, questa scheda ne ha 6 in totale, in questo modo non avremo problemi a collegare tutte le periferiche che ci servono, come ricevente, VTX, GPS e così via. Per quanto riguarda il firmware, questa scheda viene inviata con Betaflight 4.5 preinstallato. Nel caso volessimo fare un aggiornamento firmware, vi ricordo che il target di questa scheda è Sequer H7V2. L'FC Sequer dispone di 8 pad motore, in questo modo possiamo valutarla anche per modelli fino a 8 motori e da questo punto di vista il processore H743 sicuramente ci ritorna piuttosto utile. Per quanto riguarda il back ne abbiamo due a disposizione, uno da 5V a 2.5 A, l'altro da 10V a 2 A. A questo punto passiamo agli ESC, anche qui iniziamo con un veloce unboxing. Abbiamo l'ESC, dei gomini antivibrazione, i cavetti per il collegamento, un condensatore, un connettore XT60 e dei cavi di potenza. Il connettore fornito in dotazione è un AMAS, quindi di ottima qualità. Questi cavi invece sono dei 12 AVG in silicone e sono lunghi 10 cm. Il condensatore è un 35V da 680 microfarad, come possiamo notare la polarità è ben evidenziata dal termorestringente. Non fatevi ingannare da questa banda rossa, non indica il positivo, i termorestringenti sono messi nel modo corretto. Ora passiamo all'ESC, la prima cosa che notiamo sono i pad motori inclinati, in modo da agevolare la saldatura dei cavi verso il braccetto. Teoricamente dovrebbe essere una buona soluzione, ma non avendo ancora avuto modo di provarla non posso dire se funziona o meno, vi aggiornerò quando effettivamente utilizzerò quest'ESC per una futura build. Diamo uno sguardo alle specifiche. I Bluesona 2 sono degli ESC a 32 bit con firmware AM32, parliamo quindi di un prodotto al passo coi tempi e con il firmware attuale di riferimento. I Bluesona 2 supportano una corrente continua di 65 A con un picco di ben 120 A. Gli ESC sono compatibili con l'IPO da 2 a 8 celle. La frequenza PWM massima è di 128 kHz e i protocolli supportati sono di SHOT 600, 300 e 150, più i protocolli analogici come OneShot, Multishot e PWM. Questa componente indica che è presente un sensore di corrente, inoltre abbiamo altri sensori che possiamo monitorare tramite il cavo telemetria. In conclusione possiamo dire che almeno sulla carta la nuova componentistica Sequer si presenta decisamente bene, a questo punto quindi non rimane che montarla su un Sonic 5 e vedere come si comporta in volo, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.